Bentornati sul canale, dalla Fara, da Fuz, e oggi parleremo di lance. Alcuni giorni fa su Instagram, ricordo a chi non ci segue su Instagram che si perde buona parte dei nostri contenuti non video, quindi cercateci su Instagram e su Facebook. Dicevamo, qualche giorno fa su Instagram abbiamo chiesto se voleste un video dedicato appunto alle lance, dopo quello sulle asce e sugli scramasax. Non tanto per una nostra passione militare verso le panoplie, quanto perché è un tipo di contenuti producibile nonostante il lockdown. E la risposta è stata al 96% sì, quindi eccoci qui. Parliamo di lance. La lancia longobarda tipo non esiste. Le sepolture longobarde sono ricche di ritrovamenti legati alle punte di lancia, sono di tutte le dimensioni, proporzioni e fogge. Le cosiddette foglie di ulivo addirittura, foglie di salice, tipologie di vario tipo. Come vedete alle mie spalle è questa rastrelliera, che poi in realtà è il muro del nostro salotto, ma questa rastrelliera non mostra tutte le tipologie ovviamente disponibili, ma come vedete la varietà è veramente molta. Addirittura a questa andrebbero aggiunte le cosiddette lance da caccia, con le alette qui in fondo per impedire che la preda si porti via la lancia, e per la fase precedente alla presenza in Italia addirittura i cosiddetti angoni di derivazione merovingia, cioè delle lance con il cannone molto prolungato, un'asta molto lunga, che probabilmente dovevano avere una funzione simile a quella del pilum romano e quindi una volta piantate nello scudo dell'avversario piegarsi per impedirne l'utilizzo. Cosa sappiamo delle lance? Beh, sappiamo innanzitutto che rispetto alle spade o agli scramasax erano armi più facili e più economiche da produrre. Questo non vuol dire che siano letteralmente facili da lavorare al maglio, ma sicuramente non richiedono il tipo di lavoro e la durata di lavoro che richiede una lama, ad esempio, in pseudo damasco per una spada. Sappiamo inoltre che avevano delle funzioni differenti. Spesso dagli studiosi viene ipotizzato che lance dalla punta più affusolata e col cannone più lungo fossero poi destinate al lancio, mentre lance più tozze e più larghe fossero destinate poi a uno scontro invece, diciamo, corpo a corpo, lancia e scudo. Accanto a queste ce ne sono alcune di funzione molto particolare. Spero che si veda in video, sullo sfondo del muro si dovrebbe. Vedete? Questa lancia è traforata, pur avendo come tipologia la stessa che vedete qui, questa tra l'altro per proporzioni è la tomba 18 di Santo Stefano in Pertica, questa qui invece è traforata. Questa peculiare forma, unita al fatto che i 20 più o meno, la ventina di esemplari ritrovati in Italia, quasi sempre corrispondono a una di queste lance per necropoli, ha lasciato convincere gli studiosi che la loro funzione fosse quella di portastendardo, cioè attraverso questi fili veniva fatto passare un cavo che reggeva lo stendardo della Fara, del nucleo dell'Exercitus. Questo probabilmente non lo sapremo mai. Cosa sappiamo ancora delle lance? Sappiamo appunto che la loro tipologia era talmente varia da venire classificata in maniera molto diversa a seconda delle epoche e dei periodi. Ecco qui un esempio di classificazione, ma ne abbiamo altri in tutti i libri che riguardano i reperti longobardi, perché la punta di lancia è un reperto molto frequente. Perché ho detto punte di lancia? Beh, se avete familiarità con i nostri video saprete che le parti in legno di qualsiasi strumento o elemento non vengono conservati dal suolo italiano, si deteriorano al punto tale da essere irriconoscibili o irrintracciabili. Per le lance abbiamo qualche piccolo esemplare conservato, ma anche in questi casi la parte importante rimane la punta. Perché? Perché l'asta, l'impugnatura, viene defunzionalizzata in questi reperti che abbiamo a nostra disposizione. Cosa significa defunzionalizzata? Significa che, forse per un utilizzo rituale, questo non lo sapremo, mai probabilmente,
E l'asta veniva tagliata, ma non spezzata malamente, non spezzata con un calcio o piegata in qualche modo con una leva, veniva tagliata con dei tagli secchi, con un'ascia probabilmente. Da qui il nostro piccolo contributo video. Per Cividale del Friuli, ad esempio, sappiamo che la tomba 40 della ferrovia, che mi avete sentito nominare più volte perché è uno dei nostri progetti in itinere, aveva proprio questa caratteristica. La punta di lancia con la sua costolatura centrale, questa è la nostra riproduzione della lancia della tomba 40, una parte dell'asta e qui l'asta tagliata a colpi secchi. Questo vale però anche per altre sepolture, non solo per quella, e quindi ci lascia intuire che spesso le lance venissero appunto defunzionalizzate in maniera rituale. Perché? Forse perché alla lancia in particolare veniva attribuito un significato legato proprio al potere e alla rappresentanza. Pare in effetti, da chi ha studiato dal punto di vista storiografico, antropologico e filologico le fonti che ci sono arrivate del periodo longobardo, che la lancia in origine fosse la principale rappresentazione del potere regio e ducale per i ducati particolarmente indipendenti e con dimensione regionale, appunto il ducato del Friuli o quello di Benevento. Perché diciamo questo? Perché ad esempio in Gasparri, la cultura tradizionale dei Longobardi, che troverete ovviamente in bibliografia e che vi abbiamo già accennato, è un testo il cui stesso autore poi ha in parte rivisto alcune delle teorie, ma resta un testo molto interessante, e appunto in Le storie dei Longobardi di Stefano Maria Cigolani, che troverete in bibliografia, si analizza il fatto che Agilmondo, o Agilmund, re mitico dei Longobardi, fosse definito come ex genere Gungingus, cioè della famiglia dei Gunginghi o dei Gunghinghi, a seconda della pronuncia. Secondo le analisi di questi due studiosi, in particolare di Gasparri, questi Gunghinghi altro non sarebbero che una famiglia legata alla lancia Gungnir, nome della mitica lancia del dio norreno Odino. Chi ci ha seguito nei video precedenti legati al miti e alle leggende sa benissimo che noi non amiamo la teoria che sovrappone Odino al Godan longobardo. Apprezziamo il confronto fra archetipi che probabilmente hanno la stessa origine, ma non riconosciamo l'identità fra le due divinità. Resta il fatto che questo nome, legato appunto alla lancia del dio principale del Pantheon norreno, che spesso a livello archetipico viene identificato col Wodan germanico e col Godan longobardo, lascerebbe intuire la presenza appunto di un legame fra una delle dinastie regie e la figura di Godan. Questo vale poi anche per il successore di Agilmund, la Missione, che appunto diventa tale, viene riconosciuto come erede, perché in alcune delle fonti è un figlio adottivo, in altre è un figlio naturale, proprio perché afferra da neonato l'asta che il padre o il re gli porge. Allo stesso modo in epoca storica sappiamo che il passaggio dell'asta regia, quindi della lancia regia, era un simbolo legato all'incoronazione dei re longobardi, così come al momento di arrivare al confine più meridionale dei territori longobardi, il re ne segna l'atto di essere arrivato fino all'estrema estensione del suo regno, proprio toccando il cipo di confine, diciamo, con l'asta della lancia. Quindi probabilmente la lancia era un'arma che aveva un significato mitico e identitario molto più forte di quello che noi oggi possiamo immaginare. Da qui forse anche l'importanza che la portava a essere quindi defunzionalizzata nella tomba. Ecco, le informazioni sulle lance in realtà sono più o meno queste, nel senso che facendo una citazione pop, l'utilizzo era legato al fatto che la parte puntuta andasse dentro l'altro e non dentro te stesso. Oltre a questo sappiamo appunto delle varie tipologie, c'è un certo studio sulla cronologia di queste tipologie, ma non ci dà molte altre informazioni. In bibliografia troverete alcuni dei testi che vi ho citato, ne troverete alcuni comuni
con i video sui sax e sulle asce, perché spesso chi si occupa di armi in generale analizza tutte queste tipologie di armi, ma vi invitiamo a visitare sempre i musei quando il Covid ce lo permetterà e quindi a confrontarvi dal vivo con questi reperti così vari e così interessanti, perché così pregni sia di significato per il popolo longobardo che di vari utilizzi che dovevano essere chiaramente all'ordine del giorno dalla caccia alla guerra. Ecco, mi pare di aver detto tutto. Ah sì, un ultimo particolare. Alle nostre spalle vedete una lancia dall'impugnatura blu. Ecco, noi non abbiamo attestazioni di lance dall'impugnatura colorata nel contesto longobardo. Perché abbiamo questa lancia? Perché una volta ogni 2 anni, in tempi senza pandemia, noi ci rechiamo in Picardia, nel nord della Francia, nel villaggio ricostruito nel museo open air di Marle, dove si svolge una battaglia fra barbari e tardo-romani. In questa situazione la nostra associazione ha quasi sempre, negli anni in cui ha partecipato, ricoperto il ruolo di capitani dell'ala di sinistra e di conseguenza ci serviva una lancia abbastanza colorata da essere visibile per segnalare i movimenti. Ma non abbiamo attestazioni di lance colorate. Quello di cui abbiamo attestazioni, non tanto in ambito longobardo quanto in altre tribù germaniche, è la decorazione della parte finale dell'impugnatura con degli intagli a nodi geometrici. Troverete questi riferimenti ovviamente nei libri in bibliografia. Bene, mi pare di aver detto tutto. Se avete altre curiosità scrivete nei commenti, mettete like al video, ma soprattutto iscrivetevi per essere aggiornati sui prossimi. E mandi dalla Fara e da Fuz. Bentornati sul canale, dalla Fara, da Fuz. Niente. E dal gatto che rompe